Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Luca e oggi finalmente abbiamo la possibilità di aprire il primo box di OP14. Sono super contento di poter aprire con voi questo primo box. Sabato ho fatto la pre-release e vi porterò a breve sul canale anche come è andata, sia sul canale YouTube che anche sul canale Instagram. Prima di tutto io vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mantenere attiva la campanella delle notifiche, così sarete sempre aggiornati sui miei ultimi video. Inoltre mettete un bel like se vi è piaciuto il contenuto e lasciate un commento magari con i vostri pull che avete trovato. Ora vi volevo fare un piccolo spoiler perché davvero merita ed è questo pull della pre-release. Alla prima bustina che ho aperto ho trovato lei. Guardate che artwork meraviglioso, veramente davvero stupendo. Poi come detto sul canale vi porterò anche tutto il mio pool, soprattutto come ho costruito il mazzo, così andremo a fare un po' anche una guida aggiornata sulla pre-release, che è andata davvero bene, devo dire. Non eravamo tantissimi perché eravamo in 15 persone circa, quindi abbiamo fatto i classici 4 turni. Comunque, bando alle ciance, adesso andiamo ad aprire questo bellissimo box insieme. Qui abbiamo anche il dash pack che vi viene dato in omaggio con l'acquisto di un box. Se voi acquistate un box avete in omaggio questo dash pack in cui possiamo trovare delle bellissime carte alternative. Partiamo da questo e vediamo se la dea bendata ci ha accolto con benevolenza. E bellissimo Rayleigh alternativo, questo va diretto nel mazzo di Boa. Molto contento, partiamo davvero bene, speriamo che anche il box sia altrettanto fortunato. Qui abbiamo anche la nostra mascotte, quindi direi che Buggy porta bene, anche perché, piccolo aneddoto, in pre-release io gioco i don di Buggy con le relative sleeve che ho comprato e che vedrete anche sul canale che farò un piccolo unboxing. Bene, cominciamo con la prima bustina, vediamo cosa è in serbo per noi. Da quello che ho visto dicono che il pool è all'inizio, ma in realtà noi partiamo con un don pack, partiamo. Quindi Hannibal, Johnny, Jolla, Salom, Sharkbreak, Posh, Rindo, Brickbat, Pika, Eleclaw, Mr. Day One e Don di Mihawk, primo pacco Don Pack, molto bello. Quello che devo dire è che ultimamente sto vedendo che, vedete il trim sopra della carta? Ultimamente le carte One Piece stanno venendo tagliate un po' male e devo dire che questo è un peccato perché comunque One Piece era noto per, diciamo, le sue carte tagliate molto bene, fatte sempre bene, centrate bene, e spero che non stia prendendo l'andazzo di Pokémon che non è molto bello. Secondo pacco: Achan, Senior Pink, Kuro, Miss Merry, Neptunian, Macro, Terracotta, Treble, Miss Wesley, pacco leader Boa Hancock, finalmente l'abbiamo già trovata, così andremo a giocarla sicuramente in OP14. Shanks, carta molto forte in Mihawk, questa davvero spacca. E Kaido, altra carta davvero davvero forte, cioè veramente questa carta per Kaido Viola dà una spinta veramente, perché questo Kaido è praticamente immortale, perché se vuole essere manato KO possiamo ritornare un Don e quindi ogni attacco noi ritorniamo un Don, ritorniamo un Don, ritorniamo un Don ed è immortale praticamente, perché il Viola sappiamo rampa, quindi con lo stage già solo recuperiamo un Don, insomma davvero davvero immortale. Ora Spider Mice, Vista, Buffalo, Padding, Kozuki, Cutlass, Groggy,
Fisher Tiger, Gorgon Sister, molto carta, molto forte, davvero forte. Altro leader pack, quindi con Miok, altro leader che in meta si posiziona molto bene. Poi abbiamo Ground Death, la spell rara che si gioca in Crocodile ma anche in Immu. Questa entra in 4 per in Immu diretta perché ha un effetto davvero forte e dà anche un altro più 4000 al leader che già Immu diciamo non era scarso, e gli dai una spell del genere round on, è davvero forte. E poi abbiamo la prima SR, Rosinante e Low, davvero carina. Ho da poco finito l'arco di Dressrosa e devo dire che la storia di Rosinante è davvero commovente. Non mi aspettavo, io lo conoscevo solo per via delle carte, ma davvero commovente, una storia che fa scendere la lacrimuccia, quindi davvero bella. Andiamo avanti, proseguiamo. Fino adesso abbiamo solo hittato un SR, un down pack ce lo siamo tolti. Il pacco leader non è sempre detto che contenga la doppia rara. Abbiamo preso il pacco leader e avevamo un SR. Andiamo qua. Andiamo avanti. Chuck e Pell, Capone, Shiryu, Bullet, Mistoms, Mr. 4, Stealth Black, Chew, Shakuyaku, altra carta per Boa Hancock, counter 2, Pentachromatic, Sugar e Flame Dragon Torch. Quindi carta rara che va sicuramente all'interno di Kaido. Quindi abbiamo al momento hittato solo un SR. Da quello che ho visto dei box, il pool è leggermente cambiato, perché con l'entrata di HB04 è possibile trovare anche 3 alternative o 2 alternative e un SR, quindi staremo a vedere. Oinchak, Wadatsumi, Bonnie, Horse, Victoria Sindri, Don't Worry, Yosaku, Igaram, Miss Golden Week, Hawkins, Monet, carta davvero importante per Doffy, quindi questa va giocatissima in Doffy. E attenzione, abbiamo probabilmente la prima alternative che è Crocodile Sec. Quindi abbiamo trovato una sec all'interno del... non è alternative, pensavo fosse alternative, e abbiamo hittato una sec, quindi Crocco Sec. Ho visto anche che molte volte nei box c'è doppia alternative con sec. Speriamo che sia il nostro caso, vediamo cosa ne esce, perché la sec è considerata un pool, quindi in teoria questo dovrebbe essere il primo pool, però stiamo a vedere. Kumassi, Newgate, Killer, Gladius, Bluegrass, Neptunian, Air the Sound, Dellinger, Cavendish, Isho, anche questa carta davvero forte, e abbiamo Ogbak per Moria, quindi doppia rara. Proseguiamo. Abbiamo ancora tutte le SR da trovare, sperando di trovare quantomeno una boa SR, perché ci serve per il mazzo, che in pre-release non l'ho trovata. La OG, Ryuma, Isho Verde, Sace Penguin, Salamander, Mr. Nine, Apu, Usopp, Disappointed, Treble, Arlong, carta rara per Jinbe, e Luffy Verde. Andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo cosa troviamo. Niente leader all'orizzonte, niente leader rosso. Vista, Killer, Buffalo, Johnny, Babe, Shaq, Misto, Mr. 5, Hurry-Up, Crocodile, altro leader da sicuramente provare, Shaka e Pell e Carrot SR. Questa di EB04 è davvero forte, ha portato Carrot alla ribalta. Ancora niente alternative. Vediamo.
Magic Pack. Vediamo se troviamo un God Pack. Niente Don, quindi Isho, Bonnie, G, Apu, Chamber, Mr. 4, Strive, Spell, Wednesday, Orouge, Kikunojo e X-Drake, rara per lo rosso. Diciamo che con l'entrata di EB04 all'interno di OP14 un po' il pool si è un po' diluito, no? Quindi diciamo che sono più carte, quindi il pool anche risulta diluito. Hannibal, Oinchuk, Salom, Itori Kamazo. Questo è un blocker molto forte, soprattutto perché giocando in combo con le spell, scusate, con i character viola, facendo Don-1, questo mi ritornava il Don, Don-2, ne avevo 2 in campo, ritornava tutti e 2 Don, quindi non andavo mai sotto di Don. Beppo, Zoro, McVise, Margherita, bellissima Margherita per sempre la nostra Boa, Spell rossa, Kurobi, Spell blu e abbiamo Rayleigh raro che ci servirà appunto nel mazzo di Boa, sicuramente in 2-3 per va giocato. Noi per fortuna abbiamo trovato la prima alternative dal dash pack. Boa volevo farlo il più possibile pimpato perché è il mazzo del mio personaggio preferito. Stiamo a vedere perché i prezzi sono ancora un po' altini, quindi vediamo cosa succederà con i prezzi. Kinemon, Newgate, Double Finger, Senior Pink, Mr. Nine, Neptunian, Rindo, Koala, Human Drill, Pacco Leader con Lo, però non è detto che ci siano le 2 rare. Kingone, anche questa carta davvero degli dei, è fortissima, fortissima. E Miss Valentine. Il King è davvero forte, cioè, me l'hanno giocato contro in pre-release, mi ha fatto la combo King Kaido e non ho potuto fare niente, cioè veramente poteva restarsi tutti i Don e quei pezzi sarebbero sopravvissuti comunque, cioè troppo forte. Yuma, Gladius, Spell, Pudding, Spell Blue, Mr. Nine, Macwise, Oden, Baby 5, anche questa interessante, sempre per Doffy. Coffin Bot, questa l'ho avuta in pre-release, davvero forte, davvero forte, si è vista praticamente turno 1, la cali e tu hai sempre un don attivo per la tua spell. E appunto, spell verde, for fun, e SR, Doflamingo, doppia 10, bel doffone, ci sta, artwork sempre bella di Doffy, sono molto belle. Siamo a 3 SR, i pool sono tutti in fondo, vediamo ancora qualche bustina, ma dobbiamo vedere le alternative e soprattutto le ultime 4 SR che ci mancano. Non c'è ancora Boa all'orizzonte e questo non piace al momento, non piace. Jolla, Shaq Penguin, Shiryu, Yosaku, Macro Gang, Ballet, Kozuki, Baby 5, Riap, Chu, Tashigi verde e SR Nami nazionale, sempre importante, l'artwork di Nami è sempre importante. Anche questa me l'hanno giocata in pre-riscontro e devo dire che è molto forte, perché è Nami che ti va a bloccare ti va a restare 2 pezzi, non è assolutamente cosa brutta. Adesso facciamo un po' di posto. Come in OP13 c'è anche il Don Gold, quindi andiamo a vedere se riusciamo a trovarlo magari, perché è davvero bello. Eccolo, abbiamo il secondo Don Pack, Horse, Shiryu, Mais, Gloriosa, anche questa per Boa,
Terracotta, Stelbeck, Groggy, Run, anche questa ottima per Boa, va giocata in 4x. Bartolomeo, un altro Queen, anche questo, Queen molto bello, molto forte. Miss Strigaldino e abbiamo il Don che non è gold purtroppo, però davvero bello, guardate, davvero bello. Ho fatto l'artwork, è davvero bello. Quindi niente Don Gold, abbiamo solo 2 Don normali. Ora andiamo a vedere cosa ci riserva il futuro. Non abbiamo ancora tante buste. Kumasi, Oinchuk, Diamante, Johnny, Sindri, Macro Gang, Groggy, Treble, Kuorobi, Spell Verde, Arlong e rara Perona, la Peroncina, davvero bella anche lei, molto carina e molto forte perché ha un effetto sia un play che un KO, quindi fa la stessa cosa 2 volte, quindi è anche difficile andare a piegarci sopra perché non ti fa attaccare un pezzo a 6, quindi dovete attaccarla quando non avete più pezzi o avete solo attacco leader e quindi dici vabbè, un pezzo non può attaccare, vabbè. O è un pezzo che avete magari volete lasciarlo in piedi, quindi non è un problema. Proseguiamo. Miss Mary, Kumasi, Wadatsumi, Capone, Bluegrass, Salamander, Sindri, Picca, Spell Nera, un'altra Shakuyaku, molto bene, Everwhite, quindi rara, e Boa Hancock TB04, questa se ne va diretta in collezione, non c'è l'alternative, quindi lei va direttamente in collezione così, perché come vi ricordo io colleziono tutte le Boa, sempre e solo Boa. Ora, avanti, abbiamo ancora 3 SR e probabilmente un alternative, quindi vediamo cosa ci riserva il futuro. Jolla, Killer, Wadatsumi, Double Finger, Neptunian, Apu, Spell Blue, Koala, Dellinger, forte in Doffy, un altro Coffin Bot, un altro King e SR, Peroncina, lei carina, anche questa, molto bellina la Peroncina, molto bella, molto forte anche, ma davvero molto bella. Tanto le Perona so già a chi regalarle, perché diciamo che qualcuno di mia conoscenza sicuramente apprezzerà. Tanto in OP14 il mazzo che giocherò è Boa, quindi le varie SR posso anche regalarle. Andiamo avanti. Diamante, Kuro, Achan, Posh, Spella 1, Igaram, Camazzo, Orouge, Spell Rossa, un'altra Gorgon Sister, Perona rara, quindi un'altra Perona, e Spell Rossa per Lo, quindi doppia rara. Attenzione, qui le alternative sono desiderate, abbiamo ancora 6 buste, quindi dobbiamo ancora hittare quantomeno 3 pur, perché abbiamo 2 e 1. Vediamo se abbiamo la fortuna di un leader magari alternativo. Isho, Salom, Gladius, Achan, Terracotta, Mr. 4, Stelpeck, Yosaku, Paco leader con Boa, quindi seconda Boa, Goldwick, Kid raro e attenzione, qui c'è un alternative, colore giallo, attenzione, vedo, non vedo, è lei o non è lei, certo che è lei, Boa Hancock alternativa, e questo mi fa davvero piacere. Il box ha dato veramente la SPAC Magic quasi, quindi non è proprio l'ultimo, alternativa bellissima,
bellissima, soprattutto il front è molto bello, molto bello, molto bello anche il salome dietro, davvero, davvero bellissima. Questa se ne va diretta qui con Rayleigh a farsi compagnia, molto bella, stra contento anche per la collezione, che così non devo andare a comprarla da rivenditori, quindi molto bene. Logicamente la giocherò anche nel mazzo, quindi spero di trovare anche la SR, la controparte. Ora, Miss Mary, Buffalo, Kinemon, Hannibal, Neptunian, Beppo, Cutlass, Hawkins, pacco leader con Jimbe, Chromatic String, Zoro Rusher, anche davvero forte, e Sugar Rara. Mancano ancora 2 SR, ne abbiamo ancora 4 pack. Vediamo se mantiene lo stesso stile, perché in teoria dovrebbe esserci alternative sec. Stiamo a vedere. Bonnie, Pell, Mice, Macvis, Chambers, Mistom, Kozuki, Usopp, Brickbat, Fisher Tiger, Shaka e Pell e Luffy SR. Luffy SR con dietro Lo e Kid. Molto bella anche questa. Quindi resta una SR in teoria nel box. Andiamo a vedere. Vediamo se abbiamo la fortuna di una special. Magari sarebbe un colpo di fortuna. Newgate, Yuma, Gloriosa, Spell Blue, Camaro, Neptunian, Ballet String, Gecko Moria, alto leader pack, Oden, Spell Blue, Jimbe Block di EB04 e Lo SR. Questa per il Lo rosso è la sua finisher. Ultimi due pacchetti. Senior Pink, Horse, Capone, Kuro, Salamander, Beppo, Rindo, Bartolomeo, Margherita, Mr. Five, Eleclo e Vergo per Doffy. Last Pack Magic, chissà che non ci arriva un Gold Pack, una Special, così all'ultimo. Vediamo se riusciamo a portarla via. Non è rosso, quindi non è leader alternativo. Vista, Loggi, Shaki Penguin, Kinemon, Shackbrick, Pudding, Igaram, Umandrill, Cavendish, Run, molto bene, Shirahoshi e Kiddone raro. Bene, siamo arrivati alla fine dell'unboxing. Vi faccio rivedere i pull, che sono stati Boa Hancock alternativa, davvero davvero bella, Crocodile SR, che è davvero imponente, l'hanno fatta veramente bene. Poi abbiamo le nostre 7 SR, Lo, Luffy, Perona, davvero bella, Nami, Doffy, Carrot, Rosinante e Lo, e dal Dash Pack abbiamo preso Silver Rayleigh, davvero 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 bello. Inoltre ci tenevo a farvi vedere un'altra cosina che ho sbustato dalle bustine che ho vinto dalla pre-release, che è lui. Davvero anche questo bellissimo, e l'ho trovato nelle bustine, queste l'ho aperte off camera dopo la pre-release, avevo vinto un paio di bustine e ho sbustato questo leader alternativo, davvero bello.
Questo è il riepilogo, io vi ringrazio per essere stato in mia compagnia, spero vi sia piaciuto l'unboxing, mettete un bel mi piace, così mi fate sapere se questo tipo di contenuti vi piace. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, a presto, ciao ciao!